Una delle star più amate del cinema per adulti europeo. 4 anni di carriera, un successo enorme. E poi il nulla. Niente interviste, nessun ritorno, nessuna voglia di tornare sotto i riflettori. Che fine ha fatto Monica Roccaforte? Oggi, nella soffitta, ripercorriamo la storia di una delle icone più affascinanti e misteriose degli anni 90. Dietro questo nome così italiano si nascondeva Sylvia Wagmer, nata a Budapest nel 1971. Arrivata in Italia nella seconda metà degli anni 90, bastarono pochi anni per conquistare il pubblico con una presenza scenica fuori dal comune. Mora, dallo sguardo intenso e dal fascino naturale, Monica Roccaforte divenne rapidamente uno dei volti simbolo del cinema per adulti europeo. Una carriera brevissima, dal 1997 al 2001, ma sufficiente per entrare nell'immaginario di un'intera generazione. La svolta arrivò grazie a Mario Salieri, uno dei registi più importanti del settore. Fu lui a sceglierla come protagonista di Il Confessionale, il film che avrebbe cambiato la sua carriera e che ancora oggi viene ricordato come uno dei casi più discussi del cinema per adulti italiano. Le riprese vennero effettuate all'interno di una vera chiesa consacrata a Gioia dei Marsi, in Abruzzo. Quando la notizia divenne pubblica, scoppiò un autentico putiferio. Quotidiani e televisioni parlarono a lungo della vicenda, intervennero le autorità religiose e la diocesi dispose perfino la riconsacrazione della chiesa. Una polemica enorme che rese quel film famoso ben oltre il suo pubblico. Ma Monica non fu soltanto l'attrice dello scandalo, al contrario divenne la vera musa di Mario Salieri, che costruì intorno a lei gran parte delle sue produzioni più ambiziose. A differenza di molti film dell'epoca, quelli di Salieri cercavano di raccontare storie ispirate alla cronaca e all'attualità, con personaggi ben definiti e una vera regia. Monica era il volto perfetto per dare credibilità a quel tipo di cinema. Tra i suoi lavori più conosciuti troviamo La famiglia, Fuga dall'Albania, Napoli, Pronto soccorso, Inferno, Rosa Shocking, Stavros 1, Stavros 2 e Capodanno in casa Curiello. Titoli che molti appassionati ricordano ancora oggi perché appartengono a un periodo in cui anche questo genere cercava di distinguersi con trame curate e produzioni di buon livello. Il suo punto di forza era la naturalezza. Non aveva bisogno di atteggiamenti eccessivi per catturare l'attenzione. Bastavano il suo sguardo, il sorriso e quella presenza scenica capace di riempire l'inquadratura. Pur essendo ungherese, aveva un fascino che il pubblico italiano sentiva incredibilmente familiare, tanto che molti erano convinti fosse nata proprio nel nostro paese. La sua popolarità arrivò anche all'estero. Collaborò con registi come Pierre Woodman e Christoph Clark, lavorò in diverse produzioni europee e ottenne anche il premio Turia in Spagna. Eppure c'è una curiosità che sorprende ancora oggi. Non girò mai un film con Rocco Siffredi, nonostante fossero due dei nomi più importanti dello stesso periodo. Le loro carriere, semplicemente, non si incrociarono mai. Poi, proprio quando sembrava avere ancora molto da dare, arrivò la scelta più sorprendente. Monica decise di ritirarsi completamente dalle scene. Nessun annuncio clamoroso, nessuna intervista d'addio, nessun tentativo di restare sotto i riflettori. Scomparve dalla vita pubblica, scegliendo una privacy quasi assoluta, alimentando un mistero che continua ancora oggi. Ed è forse proprio questa scomparsa a renderla così affascinante. Di molte protagoniste di quegli anni conosciamo tutto. Di Monica, invece, sappiamo pochissimo dopo il ritiro. Ed è proprio questo silenzio ad aver contribuito a trasformarla in una figura quasi leggendaria per tanti appassionati del cinema per adulti degli anni 90. E voi la ricordavate? Qual è il primo film in cui l'avete vista? Oppure l'avete scoperta proprio oggi? Raccontatemelo nei commenti. Sono curioso di leggere i vostri ricordi e sapere se anche per voi Monica Roccaforte merita un posto tra le grandi icone del suo tempo. Se questo viaggio vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi alla soffitta e attivate la campanella per non perdervi i prossimi appuntamenti. E naturalmente suggeritemi nei commenti quale attrice vorreste vedere protagonista del prossimo episodio. Qui, nella soffitta, c'è sempre una storia che vale la pena riscoprire.